Ciao ragazzi, oggi andremo a parlare di un argomento molto vasto per quanto riguarda la riabilitazione della mano, che sono le fratture. Per frattura si intende l'interruzione dell'integrità dell'osso. Può avvenire in maniera spontanea, quindi una frattura patologica, oppure una frattura traumatica, quando la forza applicata è maggiore della resistenza dell'osso. Il trauma può essere diretto o indiretto. Diretto se l'osso si rompe nel punto in cui viene applicata la forza, indiretto se l'osso si rompe lungo la catena cinetica. Le fratture possono essere di vario tipo, composta o scomposta in base alla presenza della dislocazione dei frammenti. Possono essere aperte o chiuse in base all'integrità della nostra cute, semplici, pluriframmentari o comminute in base al numero di frammenti che ci sono della frattura, oblique, spiroidi o trasversali a seconda di come è la rima di frattura, complete o incomplete se interessa tutto lo spessore dell'osso, in caso siano incomplete si possono anche definire infrazioni, stabili o instabili a seconda della presenza di una forza deformante, per esempio il muscolo. La primissima cosa da ricordare prima di sentire i tempi di recupero delle fratture è che ogni frattura va a sé, a seconda del tipo di frattura e della zona in cui ci facciamo male. Per cui questo che vi sto per raccontare è un protocollo generale. Il caso specifico dovete ascoltare principalmente il vostro ortopedico e anche il vostro terapista che vi segue. La seconda distinzione da fare e seconda cosa da ricordare è che le fratture sono diverse a seconda che vengano operate o non operate. Nel secondo di questi casi, quindi quelle non operate, abbiamo da stare 4-5 settimane in immobilizzazione totale, quindi in gesso o tutore. L'arto e soprattutto la frattura non si deve muovere. Dopo 4 settimane alla rimozione del gesso del tutore, dopo l'indicazione dell'ortopedico, possiamo cominciare a fare movimento attivo, quindi muovere semplicemente l'arto e dove ho avuto la frattura. Vietatissimi sollevare carichi, vietato fare stretching e quindi tutto ciò che riguarda il passivo, vietato agire contro resistenza, quindi spingere delle cose o, come detto prima, sollevarle, eccetera. Dalla settima, ottava settimana circa, cominciamo, dopo che ci ha dato l'ok sempre l'ortopedico o il terapista, a fare qualche piccolo esercizio con il carico, quindi con la forza, e di mobilizzazione passiva per allungare le strutture muscolari che sono rimaste costrette dentro e immobilizzate e che quindi tendevano ad accorciarsi. Ma questo è già prudente e aumenterà piano piano nelle settimane successive. Intorno alla 10ª settimana, da quando ci siamo fatti male, possiamo cominciare a stare più tranquilli e a fare e a riprendere con la nostra vita normale. L'altra casistica invece, le fratture operate. Fratture operate che a questo punto acquistano più stabilità di quelle non operate e quindi permettono di anticipare leggermente tutti quelli che sono i tempi di immobilizzazione, ma hanno di contro che devi subire un'operazione chirurgica. Per cui anche qui, dopo 2 o 3 settimane, sempre su indicazione del chirurgo o dell'ortopedico, dobbiamo e possiamo cominciare a muovere attivamente quello che è l'arto coinvolto. Dopodiché, dalla 5ª, 6ª settimana, gradualmente cominceremo a incrementare la forza e faremo la mobilizzazione passiva, quindi lo stretching. Dall'8ª settimana gli esercizi di forza sono e devono essere nella norma e quindi possiamo cominciare a riprendere un po' quella che è la nostra vita normale. Come fanno terapista e ortopedico a capire al meglio quali sono i tempi di recupero? Molto semplice. 1, attraverso la valutazione che verrà fatta abbastanza regolarmente, ma di questo vi faremo vedere in seguito. E 2, con lo strumento principe in questa situazione, che altri non è che la lastra. Da lì si riesce a vedere qual è lo stato e l'avanzamento della consolidazione della vostra frattura. L'unica cosa costante, perciò, che vi posso raccontare è che ci vuole tanta pazienza, i tempi sono lunghi
ma la cosa fondamentale è fare tanti esercizi in base a quello che il vostro terapista vi ha detto in questo periodo. Per quanto riguarda i tutori, dipende sempre dal tipo di frattura, dall'articolazione interessata, dai movimenti che si possono o non possono fare, e quindi i modelli sono molteplici. L'uso di tutori in seguito ad una frattura è fondamentale al fine del recupero. Infatti, fino alla quarta settimana è fondamentale portarlo sempre, costantemente, mentre dalla quarta alla sesta si inizia a togliere durante il giorno per fare attività lievi, quindi leggere. Dalla sesta all'ottava si può togliere di notte, mentre dall'ottava alla dodicesima si deve tenere solo durante le attività pesanti, tipo sollevare dei carichi, lavorare, eccetera. Questo è il protocollo per le fratture operate. Per le fratture trattate conservativamente, invece, l'uso del tutore viene prolungato di 2 settimane ogni fase. Vi volevo far vedere un esercizio da fare semplicemente in casa con delle cose che tutti noi possediamo, ovvero delle mollette e uno stendino. La prima cosa da fare è prendere le mollette e prenderne 10. Una volta preparate le mollette in questo modo, o attraverso il pollice e l'indice, vado a spostare le mollette sul primo filo. Seconda cosa, proseguo di filo in filo, cambiando sempre dito, e utilizzo prima il pollice indice, poi il pollice medio, poi il pollice anulare e poi infine il pollice mignolo. Finito l'esercizio non vi resta che una sola e unica cosa, ovvero prendere sempre le mollette e stendere e fare il vostro bucato. Vi chiederete cosa mi è venuto in mente mentre stavo smartellando. Ebbene, è un semplice esercizio con un martello. Quindi prendiamo il martello, gomito a 90 gradi, ok? Così, attaccato al fianco, 5 secondi da una parte, 5 secondi dall'altra, per 10 volte. Considerate che si può fare anche con un altro oggetto a seconda, cioè più o meno pesante a seconda del tempo che è trascorso e della facilità con cui lo fate.